Eccoci tornati, tutto a posto, tutto pulito e siamo pronti per rimetterci le sferette, ok? Allora, che sfere di stagno usiamo? Le sfere di stagno necessarie per questo processore sono della misura di 0,6 mm, ok? Si possono usare altre misure per fare il reballing? No, specie se si tratta di componenti che hanno bisogno di dissipazione. Okay? Ad esempio, il processore deve stare ad un'altezza prestabilita, ok? Chiaramente misurata al millesimo quando vengono costruite in fabbrica. Perché? Perché poi ci deve andare sopra il dissipatore, ok? E se il dissipatore preme troppo, crepa il processore. Se il dissipatore non viene appoggiato correttamente, non si appoggia correttamente al processore, chiaramente tutti sappiamo cosa succede. Surriscaldamento, perché non riesce a dissipare il calore, perché non è a contatto. Quindi sfere più piccole, no. Sfere più grandi è impossibile, anche perché sennò poi qua c'è uno spazio talmente tanto piccolo fra una sfera e l'altra che metterle più grandi non va bene. Poi diventa tutta una palla unica di stagno. Ecco. Allora, prendiamo... Per fare questo lavoro si può fare tranquillamente anche in maniera manuale, cosa che lo consiglio per chi è magari alle prime armi, ok? Che vuole imparare a fare il reballing e si sente pronto per fare qualche cosa. Chiaramente farlo su console già morte, con il processore magari già morto, che si vede che è stato, che ne so, crepato o qualsiasi altra cosa, no? Oppure si può utilizzare uno stencil, ok? E se lo metto nella posizione corretta magari è anche meglio. Perché non vai? Ecco qua. Ok? Gli stencil non sono precisissimi e possono creare problemi. E lo stesso. E quindi ecco perché so che ci si mette molto di più, ma io vi consiglio lo stesso di cominciare ad utilizzare palline e posizionarle una alla volta, piano piano, una alla volta, e fare il lavoro in questa maniera qua. Ci vorranno diverse ore? Sì, ma vi permette di prendere confidenza, ok? Su come si svolgono le cose. Almeno questo è l'approccio che ho utilizzato io prima. Mi sento più sicuro addirittura a fare il lavoro più lentamente e posizionare ogni singola pallina al suo posto, piuttosto che utilizzare uno stencil che poi è difficile. Una volta che si è posizionato bisogna sollevare eccetera, è difficile che le palline rimangano in posizione. Una volta che si va a scaldare magari poi le palline si uniscono e di conseguenza bisogna rifare tutto da capo eccetera. Invece posizionando una pallina alla volta, ok, e chiaramente bisogna completare tutto prima, perché non è che si può posizionare, scaldare. Eh, Fa troppo stress sul processore. Però vi permette di avere più dimestichezza e di acquisire esperienza. Allora, per il processo serve anche il flussante. Il flussante serve per fare in modo che si appiccichino le palline. Ne serve veramente pochissimo. Si sparge con il dito, ok? Si copre tutta la zona. Non ne serve molto, ne basta un velo sottile, ok? L'eccesso lo si toglie con il dito in sostanza. E un pezzo di carta. Continuate a passare e a togliere l'eccesso dal dito che avete utilizzato. Se non vi piace toccare il flussante direttamente, utilizzate pure un guanto, ma la porosità del polpastrello è eccellente per andare a fare un lavoro migliore. E poi come ultima cosa mi piace fare così, in modo che così prende una sorta di trama, ok, uniforme su tutto il processore.
Ecco, la parte più difficile in sostanza è stata fatta: togliere il processore. Rimettere il processore è decisamente più semplice perché le sfere che si comprano, ok? Chiaramente si possono comprare anche le sfere con lo stagno senza piombo, ma queste qui sono sfere di stagno al piombo che quindi fondono più a bassa temperatura, 180-190 gradi, e la scheda, raggiungendo già di essa sulla piastra di preriscaldamento i 180 gradi, non serve quasi neanche andare sopra con l'aria calda, quindi il processore si stressa ancora meno. Allora, io per questa cosa qua vado a posizionare lo stencil. Lo stencil, grazie al flussante, si appiccicherà anche, ok, in modo che così non se ne va a spasso da solo. E poi arrivo da sopra, piano piano. Ne ho anche poche, devo procurarmene ulteriori. Queste qua erano 25.000, ma chiaramente ogni singolo processore che si va a fare sono 3-4.000, no, sì, forse sì, 3-4.000 palline, o roba simile, cioè è una valanga, sono veramente una valanga di palline, quindi va via in fretta un tubetto da 25.000 palline. Più o meno metto una quantità circa che dovrebbe essere sufficiente per ricoprire l'intero processore. Adesso niente, le vado a spargere. Le vado a spargere e basta. Uso anche un pennello perché la pinzetta, quando vado a spostarle, saltano via e non è l'ideale. Con il pennello vado in maniera delicata, le sposto in maniera delicata, loro cadono nel buco, si appiccicano con il flussante che ci sta sotto e io sono contento. Poi i buchi rimasti, che magari sono vuoti, ce li posiziono manualmente, ma intanto procedo così. Ok, allora adesso abbiamo sistemato tutte le palline. Non ve lo posso fare vedere in maniera più chiara purtroppo.
E adesso ci prepariamo per sollevare lo stencil. E sperare che le palline rimangano tutte giù e che non devo fare nient'altro. Ok, quasi perfetto. È rimasta ancora qualche pallina, vedete, qua e là, ma va molto bene. E l'allineamento purtroppo si è spostato un attimino mentre sollevavo, come vedete di qua, quindi andiamo a riposizionarle, ma questa volta sotto al microscopio, che così riusciamo a vedere meglio anche le palline che mancano. Quindi microscopio. Vedete? Il problema degli stencil è questo, che adesso mi tocca sistemare queste palline qua. Le altre sono più o meno in posizione, anche se sono un po' più spostate verso sinistra in questo caso, ma si può comunque andare a metterle un po' meglio. Allora, intanto andiamo a sistemare questo angolino qua. Ecco perché preferisco farle a mano. Ci si mette parecchio tempo, ma vi assicura, se avete il microscopio, che le palline siano tutte già che le palline siano già tutte sopra, posizionate bene, già al primo colpo, quindi non vi serve stare qui eventualmente a riposizionarle e perdere quindi del tempo prezioso. Ok, mi fermo qua perché sennò continuo a sistemare e non ne vado più fuori. Allora, a vederle così sembrano tutte a posto, ok? Non ne vedo di fuori posto adesso. Facciamo un ultimo check in maniera un po' veloce. Controlliamo anche se ci sono palline sparse magari in più. Sembra tutto in ordine. Allora, manca quella pallina lì. Ecco fatto. Adesso torniamo sopra. Bene. Prendiamo la nostra aria calda. 450 gradi. 20% di aria. Ok. Lo distacco dalla base e lo vado a prendere da sotto con le pinzette. In questa maniera. Piano piano. Lo sollevo. Con molta attenzione lo sposto perché
Se lo lascio qui, questo fa da dissipatore, quindi magari al centro si scioglie, a questi due lati si scioglie, qui non si scioglie. Poi andate a intensificare il calore su queste zone qui e il processore si brucia su questi due lati qua, comincia magari a fare popcorn o altro, e non è l'ideale. Quindi meno zona dissipazione c'è, meglio è. Quindi io lo tolgo così. Lo tengo sostenuto. Ecco qui. Andiamo prima a fare preriscaldamento. Allora, come ho detto, 450 gradi, 20% di aria, senza ugello, e andiamo da lontano. Andiamo. Ok? Da lontano andiamo a riscaldare delicatamente il processore. Non bisogna avere fretta. Si porta la temperatura in maniera lenta. Ok, intanto andiamo al microscopio, vediamo cosa c'è che non va, che ho già visto io cose che non vanno. Allora, vediamo cosa c'è che non va. Allora, c'è qualche pallina che magari non è ancora in posizione, ok? E vabbè, ma questo si sistema con il flussante. C'erano un paio di palline qua sopra, tipo questa, eccola qua, che non voleva attaccarsi. Vedete, anche la sporcizia può creare problemi. Magari era questo che impediva. Ed ecco qua, questa è la zona. Guardate quante palline che si sono attaccate tra di loro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zone. Questa qua non si è attaccata. È ancora libera e sciolta, sì. Perché? Perché magari c'ha un pelucco, vedete il pelucco? Magari questo impediva. Quindi noi la mettiamo qua e dopo si vedrà cosa succede. E qui mi sembra tutto in ordine, sì. Qui al centro è ok, ma qua adesso bisogna intervenire. Come si risolve una questione del genere? Allora, idealmente, per chi non è pratico, bisognerebbe... Oh, guardate anche qua. Questa e questa. Idealmente, per chi non è pratico, la soluzione migliore sarebbe di prendere la treccia di saldante e partire a fare tabula rasa di tutta questa area, ok? E riposizionare manualmente di nuovo tutte le palline. Io in questo caso opto per l'aria calda e la treccia di saldante solo ed esclusivamente nel luogo indicato. Ok, dove è successo il disastro? Come faccio io? Semplicemente prendo la mia treccia di saldante, ok? La faccio tipo ad angolo, a punta, con che così abbia la punta. E tenendo l'aria calda, appunto, la pallina si scioglie, il flussante che è presente sulla scheda poi agisce, io tocco la sfera viene risucchiata dalla treccia e mi lascia il pad completamente vuoto.
è possibile che magari si vada a toccare anche quelle vicine, quindi bisogna avere mano decisamente ferma. Quindi per questo motivo qua io adesso lo faccio fuori camera, ok? Fermo un attimo il video qua, mi serve concentrazione, rimetto le palline, riscaldo il processore, sperando che questa volta vada tutto a buon fine, e ci vediamo quando ho terminato. Eccomi tornato. Allora vediamo un attimo la situazione. Ecco qua. Come vedete ho dovuto aspirare forse qualche pallina in più perché mi era d'intralcio, e quindi non è che mi era d'intralcio, ma nel senso, nel momento in cui sono andato ad aspirare magari queste due qui, questa qui era a posto, ma ho accidentalmente toccato, quindi ho dovuto aspirare anche questa perché a questo punto era di una forma diversa. Quindi si riesce a fare lo stesso? Sì, ma ci vuole parecchia pratica per farlo. Ok, adesso vado a rimettere le nuove sfere e, e vado a riscaldare il processore di nuovo e tutto il resto, come avete visto prima. Così viene tutto bello preciso. Torno su. E rieccomi! Allora, sono riuscito finalmente. Ormai sono 3 ore circa di lavoro. Ok? Sono riuscito a rimettere su le ultime palline. Il processore è pronto. Ok? E adesso non ci resta che andarlo a pulire dal flussante vecchio. Pezzi di carta. Questo lo possiamo togliere via. E adesso andiamo a lavare il nostro processore. Per chi ha la macchina ad ultrasuoni può anche usare quella, in maniera delicata chiaramente. Ma io ce l'ho volendo, però non mi metto qua per queste cose qua. Basta una spazzolata, un po' di alcol isopropilico, un po' di aria calda e torna tutto nuovo, quindi ok. Allora adesso prendo l'aria calda, gli metto l'ugello più piccolo e gli vado a sparare aria calda. Allora, massima velocità e temperatura 250, va bene? Ok. Tengo pronto anche l'alcol isopropilico. Ok, il nostro processore adesso è pulitissimo, senza scorie, senza pelucchi, senza niente. Devo dire che è un ottimo modo per pulire le cose dal flussante. Si scalda, si permette al flussante di sciogliersi quel tanto che basta, si spruzza l'alcol sopra e si dissolve, così poi rimane tutto sul pezzo di carta o dove, insomma, ecco. Bene, adesso siamo pronti a rimettere il processore, però prima, giusto per sicurezza, andiamo di nuovo a collegare il multimetro, ok? E con delicatezza andiamo di nuovo a fare le misurazioni. Allora, prima misurazione, angolino qui, abbiamo 13 ohm, va bene. Dopo c'è questo qui, abbiamo 1,2 kOhm, poi questo qui abbiamo 27 ohm e quest'ultimo qua abbiamo 48. Adesso è perché
l'ho riscaldato, è caldo, e quindi il valore di resistenza si abbassa con il calore. Però non c'è ancora nessun cortocircuito, quindi è tutto a posto. E allora riandiamo a prendere la nostra piastra con la nostra bella scheda, che ormai è passata un'ora e mezza, anche 2, dall'ultima volta che si è scaldata, quindi è bella fredda. E andiamo a pulire la zona qui, ok, dal flussante che abbiamo utilizzato per toglierle il processore. E adesso andiamo a, come per il processore, a stendere un velo di flussante, ok, in modo da aiutare a riattaccare il processore. Eventualmente qui potete anche un attimino, come si può dire, fare più di un velo, ok? Ma poi con l'esperienza capirete qual è la quantità ideale per fare questo lavoro, perché come per le palline, se vedete che c'è troppo flussante, cosa succede? Il processore scivola via, ok? Poi magari nel momento in cui si scalda, eccetera, scivola via, si attacca da altre parti, vi tocca ristaccare, ripetere tutto il reballing. Allora, una cosa che non ho fatto è controllare eventualmente tutte le piste, nel senso, la maschera sulle piste. Questo è importante. Se ci sono zone in cui è probabile che si veda magari del rame in più, ok? Bisogna andarlo a coprire, perché nel momento in cui poi andiamo a prendere il nostro processore, ce lo mettiamo sopra, lo stagno delle palline, se trova altri punti a cui attaccarsi, poi lui scivola e va via. Quindi bisogna che tutto sia mascherato a dovere, perché nel momento in cui si va a togliere il processore, come avete visto, magari si va sotto con la pinzetta, eccetera, si va a raschiare, si va a grattare, o comunque la stessa maschera verde che viene utilizzata per le schede, soffre, non è che soffre, però il calore può essergli un po' dannoso e magari si sfoglia, capito? Si toglie via così senza nessun motivo e vi lascia il rame delle piste scoperte. Quindi poi bisogna andare a prendere la maschera verde e riapplicarla nei punti dove c'era, perché altrimenti poi le palline di stagno vanno ad attaccarsi dove non devono. Ok? Bene, allora, adesso lì c'è una quantità di flussante adeguata e l'orientamento si vede anche dal disegno, insomma, sotto della cosa, quindi è pressoché impossibile sbagliare. Si mette sopra, ok, si preme e si tenta di muoverlo. Vedete che io sto cercando di muoverlo, non si muove. Adesso si muove addirittura la scheda. Il processore adesso è piantato, ok, sui suoi piedini, ok? Fa buon contatto sulla scheda, perché la scheda, una volta aver pulito tutto lo stagno, ha lasciato le conche, ok, dove le nuove sfere dovrebbero andare. Se ci fossero punti magari più alti e c'è dello stagno ancora rimasto, cosa succede? Che il processore non sta mai fermo, scivola via, anche mentre cercate di posizionarlo, non trovate mai la posizione ideale, perché c'è questa sfera, queste rotondità, eccetera, che impediscono poi di aggrappare il processore alla scheda. Ok, allora, come prima, mettiamo la sonda. Adesso basta anche meno temperatura per saldarlo, perché appunto bastano quei 180-190 gradi. Voglio mettere prima questo, non che faccia differenza, ma così almeno questo poi arriva sopra e lo copre, preferisco di più.
che allora quando vado a mettere questo, anche la stagnola qua fa il suo lavoro e tiene giù questa. Ok, corrente. Perdonate se trovate il video con delle luci strane o roba del genere, ma sto attualmente cercando una soluzione per l'illuminazione dei miei video. Quindi sto comprando dei faretti, sto comprando svariate cose per vedere, verificare, quindi un video magari verrà troppo buio, un video verrà troppo chiaro, un video verrà troppo colorato, arcobaleno, roba del genere. Quindi spero che comunque le informazioni sul video, quello che riesco a mostrarvi non sia troppo di bassa qualità per essere compreso. Ok, allora la corrente è attaccata come prima, 260 gradi. Io adesso utilizzo la luce così del microscopio e la vado a posizionare in questa maniera, vicina e molto in diagonale, così vado a vedere sotto le palline di stagno, le vado letteralmente a vedere. Guardo anche la posizione delle palline, se è corretta rispetto alle piazzole, che è corretta, e in questo modo riesco anche a vedere le palline che si scioglieranno e il processore che si adagerà sulla scheda, si abbasserà quando è pronto. Allora, prendiamo qua questo, così vediamo la temperatura. Adesso siamo a 25 gradi, salirà velocemente fino a 130-140 e aspetterò il più possibile che arrivi a 180 la scheda e poi gli darò un colpo di aria calda, che adesso la imposto già da subito, quindi tolgo l'ugello che avevo messo prima e vado a impostare 450 gradi e 50, no, è lo stesso 30% di aria, come volessi andare a disaldarlo. In questo modo la potenza dell'aria non è grave e riesce a fare il lavoro fatto bene. Ok, ci vediamo quando è pronta per essere riscaldata e saldata a dovere. Siamo vicini alla temperatura, quindi direi direttamente andiamo con l'aria calda da sopra, perché qua sennò ci mettiamo mezz'ora prima di arrivare in temperatura e dobbiamo fare le cose più in fretta, perché sennò non va bene. Ok, aria calda da sopra, muoviamo, alziamo la temperatura generale più velocemente. Arriviamo alla temperatura 180, 190, magari anche 200. Io già vedo il processore che si sta abbassando, si sta adagiando nel suo posto. Molto bene. Adesso teniamo questa temperatura un attimino e gli vado a mettere il flussante necessario per fare un lavoro migliore. Adesso il processore si è abbassato del tutto, è seduto, ma gli vado a mettere il flussante per fare in modo che
che si attacchi in maniera decisamente migliore. Ok, ritorno con l'aria calda da sopra. E gli vado a dare un colpetto. No, questo è stato un errore gravissimo. Avrei potuto colpire letteralmente il processore e aver mandato in fumo tutto. Riportiamo la temperatura. Diamo un piccolo colpetto a destra, a sinistra. Gli diamo una smossa, ma proprio piccolissima, quasi impercettibile, in modo che così, voi non lo vedete però io sì, in modo che così mi assicuro che le sfere di stagno ballino un po' per trovare la loro giusta posizione, in modo che si sciolgano bene, aderiscano bene alla scheda. E adesso possiamo chiudere qua, spegnere tutto, togliere tutto e lasciar raffreddare. Ecco qua. Ok, l'importante adesso è non togliere la scheda, non muovere la scheda, non fare nulla, ok? Perché per i prossimi 5-10 minuti, anche se noi vediamo la temperatura lo stesso più bassa, il processore possibilmente ha ancora lo stagno sciolto sotto e qualsiasi piccolo movimento lo va a spostare. Una volta finito tutto, gli diamo una pulita attorno, andiamo a misurare tutto quando è fredda e controlliamo che tutte le cose abbiano lo stesso valore di prima. E se tutto va bene, se il Signore vuole, questa console torna in vita. Ok, ora la scheda è raffreddata a sufficienza, cioè riesco a tenerla in mano, ok? E adesso andiamo a fare le nostre misurazioni. Andiamo a controllare che il processore si sia saldato correttamente, che non ci siano cortocircuiti dovuti a questioni di sfere sotto che magari si sono collegate insieme, sperando di no, perché sennò è un bel casino. Allora, andiamo a vedere qui. Abbiamo 28, 29, adesso sale perché è ancora calda. Qui abbiamo 18, molto bene. Qui abbiamo 7, va bene, non è 0. Qui abbiamo 10, va bene, non è 0. Ottimo. Adesso, come ho detto, è ancora calda, quindi è per questo che ci sono misurazioni molto più basse. Però l'importante è che non si veda 0. Se si vede 0 e siete arrivati a questo punto è perché magari qualche sfera di stagno sotto è andata a toccarsi dove non deve. Ok, allora adesso monto la scheda velocemente, metto pasta termica, la batteria gliela metterò successivamente, vado a riassemblare un attimino la scheda e la testiamo, vediamo cosa succede, se almeno fa il LED bianco, se continua a fare il LED blu lampeggiante, che ha magari qualche altro problema o altre così. Vabbè, in ogni caso il succo del video è stato mostrato come faccio io il reballing. Ecco qua. Questo è come faccio io il reballing, almeno per le schede PS4. È valido per altre schede? Tutto quello che ci sta sopra quella piastra lì, io riesco a farlo. PlayStation 3 no. Se ci provate voi con quella piastra lì su PlayStation 3, bruciate tutto. Ci ho già provato io, non fatelo. Vi rovinate solo le console, a meno che non volete provare, fare una prova, eccetera. Ma non ci si riesce. Potete stare lì anche un'ora, le PS3 hanno la scheda troppo grossa, troppo grande, e non si riesce a fare questo lavoro.
Magari con una piastra di preriscaldamento più grande si riesce, ma ne dubito perché è molto grossa. Le schede delle PlayStation 3 è molto grossa e disperde un sacco di calore. Ok, ci vediamo quando ho rimontato la console. Ok, allora adesso il cavo della corrente è collegato, la console è collegata, gli hard disk per il momento non c'è, voglio solo vedere se mi fa la luce bianca, se fa qualcosa. E anche se rimane accesa. Il che mi sembra di sì. Rimane... Oh, luce bianca, luce bianca! Se... Alla fine l'ho salvata. Molto bene. Meglio di così non si può. E adesso... Non so se il cavo HDMI riesce a prendere il safe mode oppure no. Non ne ho la più pallida idea. Quindi per il momento stacco quello del mio monitor e ce lo metto su qua e dopo magari vi farò un video a parte. Chiaramente impossibile avviare la PS4, mi dice che impossibile accedere alla memoria e tutto il resto, e vabbè, adesso possiamo spegnerla così e prendiamo il cavetto. Ok, gli mettiamo sull'hard disk che c'era, un 500 GB. In origine è arrivata con questo hard disk, credo, almeno spero, altrimenti vabbè, mi dirà impossibile avviare e bisogna reinstallare il sistema operativo. Ok, riaccendiamo. Si è fermata, sta ripartendo. Ok, adesso manderà fuori, probabilmente si sarà di nuovo in safe mode, mi dirà impossibile avviare. No, verifica dello stato di memoria di archiviazione. Allora sì, vuol dire che era questo il suo. Ok, il che vuol dire che si accenderà normalmente. Io a questo punto potrò disabilitare il sistema di sicurezza, come si chiama, HDCP o HCDP o roba del genere, per poter fare la cattura dello schermo e mostrarvi che appunto la console funziona a schermo. Perché adesso non vedete nulla e state solo basando le vostre supposizioni sulle mie parole. Non che io sia un bugiardo patentato, ma chiaramente avere un riscontro visivo è diverso che credere alle parole di qualcuno. Anche se comunque avete visto che fa la luce bianca, quindi non ha nessun problema. Mi fa il logo PlayStation. Vediamo se riesce a passare. Sì, sta andando sul menu. Ecco, adesso avete anche il suono. Ok, parecchio utilizzata questa console, mamma mia, ci sono tipo 24 account, molto bene, e uno di questi si chiama Cristo Santo, ok. Non so se effettivamente... Vediamo, Fortnite, Rocket League, FIFA 22, Far Cry 6, Apex Legend. Allora, vediamo, impostazioni, sistema, informazioni sul sistema, software 9.60. Sarebbe stato meglio se fosse prima, 9.00, ma vabbè, va bene lo stesso. Allora, disabilitiamo HDCP, ecco, così adesso posso prendere, giro la console da questo lato, ok, prendo il cavo, lo rimetto qua e adesso prendo il cavo della dock che ho qua
che è comodo. Ce lo infilo su e adesso dispositivo di cattura video, ma aspettate, non voglio il 4, voglio il 3. Eccolo qua, vedete? A posto. Allora, non ho non ho il lettore Blu-ray attaccato perché gli manca il cavo, ma presumibilmente non dovrebbe avere nessun problema. E quindi ecco, insomma, missione riuscita. Possiamo pure spegnere a questo punto, che non ci interessa più. E niente, ecco ragazzi, finito, lavoro terminato. Se qualcuno vuole questa console basta che mi scriva, gliela posso anche dare. Cosa posso dire? Niente, iscrivetevi se vi è piaciuto, mettete un like, commentate, fatemi sapere le vostre. Se avete qualche domanda io sono qui, se volete qualche riparazione io sono qui, per qualsiasi cosa e qualsiasi altra cosa e ancora qualsiasi altra cosa io sono qua, quindi sapete dove trovarmi. Ciao a tutti, al prossimo video.